Ben ritrovati a tutti gli amici di Solfatara News. Anche oggi siamo tornati sul territorio per raccontarvi attraverso immagini reali riprese dai nostri droni quello che sta accadendo nella caldera dei Campi Flegrei. Ogni giorno sorvoliamo la fumarola di Pisciarelli, il cratere della Solfatara e le aree più sensibili del territorio con un unico obiettivo: documentare l'evoluzione del fenomeno bradisismico e mostrarvi ciò che osserviamo direttamente, senza filtri e senza spettacolarizzazioni. Negli ultimi giorni i Campi Flegrei hanno vissuto una delle fasi sismiche più intense degli ultimi decenni. Dopo la scossa di magnitudo 4,7, la più forte mai registrata strumentalmente nell'area, e centinaia di terremoti ravvicinati, siamo tornati nuovamente in volo per capire come sta reagendo il sistema vulcanico e quali cambiamenti siano visibili in superficie. La nostra prima tappa è stata, come sempre, la fumarola di Pisciarelli. Ed è proprio qui che abbiamo notato qualcosa che ci ha colpito immediatamente. La bocca principale oggi emette una quantità di vapore decisamente inferiore rispetto ai giorni precedenti. Anche la pressione dei gas appare molto più bassa. Per chi segue quotidianamente il nostro canale, il cambiamento è evidente. Naturalmente questa non è una certezza scientifica, ma soltanto un'osservazione maturata in anni di monitoraggi sul campo. Dopo terremoti particolarmente forti, può accadere che il sistema di fratture sotterranee venga modificato. Alcuni condotti possono restringersi, altri possono chiudersi parzialmente a causa dei movimenti della roccia, mentre nuovi percorsi possono aprirsi in altre zone della caldera. Quando questo avviene, i fluidi idrotermali e i gas non riescono più a risalire con la stessa facilità e possono accumulare pressione nel sottosuolo, oppure trovare nuove vie di fuga verso aree dove la crosta terrestre è più fragile. È proprio questa continua redistribuzione delle pressioni che, secondo numerosi studi, contribuisce alla sismicità associata al bradisismo. In geologia esiste un fenomeno chiamato cap rock, cioè uno strato di rocce relativamente impermeabili che funziona come un coperchio. Immaginate una pentola a pressione. Il gas continua ad accumularsi sotto questo tappo naturale. Finché riesce a trovare piccoli punti di sfogo, la pressione viene in parte rilasciata. Ma se questi percorsi si restringono o si modificano, la pressione può aumentare fino a favorire nuove fratture della roccia, con la conseguente possibilità di nuove scosse. È importante ribadire che questo è un concetto geologico generale e non significa che sia possibile prevedere quando o dove avverrà un terremoto. Successivamente ci siamo spostati nel cratere della Solfatara, dirigendoci verso la fumarola della Bocca Grande. Anche qui abbiamo osservato una situazione insolita. Pochissimo vapore visibile e una pressione apparentemente molto ridotta rispetto ai giorni precedenti. È un comportamento che in passato abbiamo già osservato dopo eventi sismici importanti. Continueremo a monitorare attentamente l'evoluzione nei prossimi giorni. Purtroppo dobbiamo ricordarvi che il nostro drone termico è ancora in assistenza tecnica e quindi, almeno per il momento, non possiamo effettuare le misurazioni delle temperature delle fumarole che normalmente condividiamo con voi. Successivamente abbiamo raggiunto il porto di Pozzuoli e tutta l'area di Via Napoli, una delle zone che negli ultimi anni sta mostrando, in maniera sempre più evidente, gli effetti del sollevamento del suolo. Qui il cambiamento è ormai sotto gli occhi di tutti. Il mare continua ad arretrare, i fondali diventano sempre più bassi e stanno riemergendo strutture di epoca romana che fino a pochi anni fa erano sommerse da diversi metri d'acqua. Le immagini raccolte negli anni dal nostro archivio mostrano chiaramente quanto sia cambiato questo tratto di costa. Il bradisismo non è soltanto un dato registrato dagli strumenti scientifici, è un fenomeno che modifica concretamente il territorio e la vita quotidiana di migliaia di persone. In questi giorni, oltre alla paura per i terremoti, molti cittadini stanno affrontando anche altri gravi disagi. Le continue rotture delle condotte idriche provocate dalle deformazioni del terreno hanno lasciato interi quartieri senza acqua per ore o addirittura per giorni, mentre i tecnici lavorano senza sosta per riparare la rete danneggiata. La popolazione è stanca. Molte famiglie vivono con la paura di una nuova scossa che possa aggravare i danni già presenti negli edifici.
In tanti hanno visto comparire nuove crepe nelle proprie abitazioni e chiedono interventi rapidi per la messa in sicurezza. Negli ultimi giorni si sono svolte anche manifestazioni e proteste di cittadini che chiedono risposte più veloci, procedure più semplici e interventi concreti sul territorio. È un disagio che nasce da mesi, anzi da anni, di convivenza con il bradisismo. Anche sul piano istituzionale continua il confronto. Il ministro Nello Musumeci ha dichiarato che negli ultimi anni sono stati stanziati centinaia di milioni di euro per affrontare l'emergenza e ha sottolineato che il percorso non è stato privo di ritardi e criticità. Parallelamente prosegue il dibattito tra governo, regione ed enti locali sulle responsabilità e sulla velocità degli interventi. Molti cittadini, però, guardano soprattutto ai risultati concreti. Ciò che chiedono è vedere edifici messi in sicurezza, controlli completati rapidamente, infrastrutture più resistenti e una gestione capace di ridurre i disagi quotidiani. Molto interessante è anche la riflessione del professor Giuseppe Luongo. Nell'altro giorno, però sentiamo dai responsabili del centro di competenze dell'osservatorio vesuviano che non è cambiato nulla. Cosa deve cambiare per cambiare qualcosa? Questa è la domanda che ci dobbiamo fare. Che invita ad affrontare questa fase con grande prudenza, ricordando come il sistema flegreo sia caratterizzato da un'elevata incertezza e che proprio questa incertezza rende fondamentale un monitoraggio continuo e decisioni tempestive, senza sottovalutare i segnali che arrivano dal territorio. A queste considerazioni si aggiungono anche le recenti dichiarazioni del professor Giuseppe Mastro Lorenzo. E questa qui è iniziata nel 2005, ma negli ultimi anni ha avuto un'impennata per cui sono aumentati sia il flusso del gas dal sottosuolo, sia il sollevamento medio del suolo. Attualmente l'area di Pozzuoli, che è il centro del sollevamento, il centro della caldera, si solleva di circa 1 centimetro all'anno, ma negli anni scorsi, al mese, scusi, circa 1 centimetro al mese. Secondo il quale il rischio legato al bradisismo non dovrebbe essere sottovalutato. Il vulcanologo ha evidenziato che un'eventuale diminuzione del numero dei terremoti non significherebbe necessariamente che il fenomeno si stia esaurendo, poiché il sistema continua a essere alimentato dalla risalita dei gas, il suolo prosegue il suo sollevamento e le aree fumaroliche mantengono temperature molto elevate. Ha inoltre ricordato che, allo stato attuale delle conoscenze scientifiche, non è possibile prevedere quando avverrà il prossimo terremoto, quale potrà essere la sua magnitudo massima o se e quando il sistema possa evolvere verso un'eruzione. Si tratta del punto di vista espresso dal professor Mastro Lorenzo nell'ambito del dibattito scientifico in corso. È importante ricordare anche quanto affermano gli esperti dell'INGVUT. Finché il suolo continuerà a sollevarsi, la sismicità potrà proseguire e non si può escludere che possano verificarsi terremoti anche di intensità superiore rispetto a quelli già registrati. È proprio questo uno degli aspetti che alimenta la preoccupazione della popolazione. Negli ultimi anni migliaia di terremoti hanno interessato l'area flegrea e molti cittadini temono che queste continue sollecitazioni possano aver contribuito a indebolire edifici già vulnerabili. Proprio per questo cresce la richiesta di verifiche strutturali, interventi di messa in sicurezza e un monitoraggio costante del territorio. Questa è una situazione che richiede attenzione continua da parte della comunità scientifica, delle istituzioni e di tutti gli enti che operano sul territorio. Noi continueremo a fare ciò che facciamo ogni giorno: osservare, documentare e mostrarvi quello che accade realmente nei campi flegrei attraverso le immagini raccolte dai nostri droni. Se apprezzate il lavoro che svolgiamo ogni giorno sul territorio, vi invitiamo ad iscrivervi al canale Solfatara News, ad attivare la campanella per non perdere i prossimi monitoraggi e a condividere questo video con chi vive nei campi flegrei o vuole seguire da vicino l'evoluzione della situazione. Grazie davvero per il sostegno che ci dimostrate ogni giorno. Noi ci rivediamo nel prossimo monitoraggio. Un saluto da tutto il team di Solfatara News.